Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta qui dalla redazione viaggiante di WeDrive per l'ennesimo video Car News. Qualche ora fa è stato presentato un nuovo interessante modello dalla casa dei quattro anelli. Sto parlando di Audi, che proprio in giornata ha presentato la nuova Audi Q3 Sportback. Prima però di andare a vedere come cambia il piccolo SUV della casa dei quattro anelli, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e, se vi va, di dare uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Sentendo il nome Sportback non possiamo che pensare a modelli che da qualche anno occupano la gamma di Audi come la A5 Sportback. Ebbene, la A5 Sportback nello specifico è un'auto che presenta un tetto più spiovente, che fa assomigliare la quattro porte della casa di quattro anelli più ad una coupé, ed è la stessa cosa che Audi ha fatto con la Q3, perché la Q3 è un piccolo SUV che per quanto riguarda il segmento si trova alla pari col BMW X1, però in Audi mancava un crossover dalle sembianze di una coupé, come BMW ha sempre fatto con l'X6 e Mercedes con la GLC Coupé. Questa però è un'auto un po' più piccola, presenta le stesse dimensioni o quasi della Q3 normale, è semplicemente di 1,6 cm più lunga, raggiungendo quindi una lunghezza di 4,5 m esattamente, e un'altezza di 3 cm più bassa. Dal punto di vista estetico, nel frontale l'auto sembra quasi un Q3 normale, perché presenta la griglia e i gruppi ottici con la firma luminosa del nuovo Family Feeling di Audi. Ciò che cambia è innanzitutto il parabrezza, che è meno spiovente e più orizzontale, ma soprattutto nella parte posteriore troviamo la forma del tetto che scende in maniera più morbida, più dolce verso la zona del portellone anche questo più stretto, quindi anche questo diverso, come diverso a dare una connotazione, se vogliamo, più sportiva a questo modello, appunto Sportback, rispetto alla Q3 normale, è l'estrattore posteriore. Portellone più stretto però non vuol dire portabagagli da una capacità di carico diminuita. Perché? Perché il portabagagli ha pur sempre una capacità di 530 litri, con un divanetto posteriore che può scorrere in avanti, aumentandola, di circa 13 cm. Dato che ci troviamo all'interno, vi dico che l'auto non è cambiata molto, perché presenta sempre la tecnologia, l'eleganza e la qualità dei SUV di Audi, con schermi dell'infotainment, virtual cockpit vari, dedicati quindi al guidatore e alla zona dei passeggeri, e quindi non cambia quella che è la filosofia digitalizzata e moderna degli ultimi modelli di Audi. L'auto arriverà sul mercato con dei cerchi in lega che partono da una dimensione di 17 pollici, che è piuttosto importante, fino ad arrivare ad una bella sportiva configurazione da 20 pollici. Sempre a dare una connotazione sportiva all'Audi Q3 Sportback e anche lo sterzo progressivo e anche le sospensioni, che danno un assetto più sportivo a tutta quanta la vettura. In merito alle motorizzazioni, che daranno magari un po' più grinta all'auto, chi lo sa, sicuramente in futuro, avendo visto che Audi ha presentato con anche delle foto spia che sono state diramate al Nürburgring l'Audi RS Q8, e a partire dalla vecchia RSQ3 era disponibile un modello Rennsport, quindi leggermente più corsaiolo del SUV, c'è da chiedersi se Audi porterà una motorizzazione bella sportiva. Per adesso quelle confermate sono tre. Due motorizzazioni diesel 35 TDI 2000 da 150 e 190 cavalli, e una motorizzazione benzina 45 TFSI da 230 cavalli. In futuro arriverà una versione mild hybrid con un motore 1500 da 150 cavalli. Per quanto riguarda cambio e trazione, le motorizzazioni da 150 cavalli sono abbinate ad una trazione esclusivamente anteriore con un cambio manuale a 6 marce, mentre tutte le altre sono abbinate alla classica trazione integrale Audi 4, con il cambio fluidissimo, peraltro DSG automatico a 7 marce. L'auto potremo vederla, e ragazzi dico potremo perché questo è un annuncio ufficiale. WeDrive, come è andata al Salone di Ginevra, si farà il Salone di Francoforte di quest'anno. Noi saremo lì per i Press Days dal 10 al 12 di settembre, prossimo settembre, e appunto cercheremo di portarla qui sul canale, sperando che la presentino a tutti i costi, proprio qui in un video approfondito, toccandola con mano e ammirandola dal vivo insieme a voi. Ora però voglio sapere quelle che sono le vostre impressioni riguardo questo nuovo SUV coupé compatto, che rappresenta peraltro l'ingresso in questo segmento della casa dei quattro anelli. Fatemele sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciateci dei commenti, appunto come vi ho detto, riguardo quest'auto, e cliccate sul campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram.